Salve a tutti, oggi vi parlerò del vaso di Dueno, il più antico documento latino scritto in sardo. Il vaso di Dueno è un triplo contenitore artigianale, Kernos, di ceramica lucida, nera, buchero, scoperto nel 1880 da Heinrich Dressel in un deposito votivo sul Quirinale a Roma. Oggi il vaso è conservato nel Museo di Stato di Berlino, presso il castello di Charlottenburg. Il vaso di Dueno è un oggetto parlante, non solo per la scrittura arcaica che presenta, ma per la sua stessa conformazione. Il manufatto è infatti particolare e non un banale prodotto artigianale. Chi lo ha commissionato aveva un intento ben specifico. La struttura del vaso configura 3 astri, uniti in modo da formare un triangolo equilatero per riprodurre ciò che si manifesta nel cielo durante la congiunzione Giove-Saturno, vista dall'osservatore sulla Terra. Questa unione celeste traccia un trigono, in sardo trighinzu, disegnato geometricamente nei 3 vasi. Sono Giove e Saturno infatti le divinità citate nelle prime 2 parole del vaso di Dueno, che danno corso al trigono. Tale trigonio è considerato il più positivo tra gli aspetti, paragonabile a un vero e proprio dono del cielo. Per aspetto in astronomia si intende la distanza angolare che i pianeti formano rispetto alla volta celeste, la cui misura è di 360 gradi ed è divisa in 12 parti, quindi 120 gradi è la distanza di un trigono. Tali distanze si basano sulle coordinate dell'eclittica, ossia sul percorso apparente che il Sole compie in un anno rispetto allo sfondo della sfera celeste. Il trigono si forma quando 2 pianeti raggiungono la massima ampiezza nella sfera celeste e tengono una distanza tra loro di 120 gradi, disegnando un triangolo equilatero. L'armoniosità del trigono tra Giove e Saturno è considerata fin dall'antichità. In tempi più moderni, nella sua opera De Stella Nova in Pede Serpentari, data alle stampe nel 1606 a Praga, Kepler, al secolo Johannes Kepler, ne traccia la rotazione riportando su un grafico l'immagine geometrica del trigono. Il committente del vaso di Dueno era forse un astronomo, preposto all'osservazione del tempo e dello spazio, poiché, come Kepler, fa riprodurre da un artista su un vaso artigianale il trigono, composto da Giove e Saturno. Prima ancora del vaso di Dueno e del grafico di Kepler, qualcun altro aveva riportato sulla Terra ciò che avveniva nel cielo. Visti dall'alto, i nuraghi trilobati della Sardegna disegnano la stessa geometria. Se dal cielo in terra sarda la pula o stella rappresentava la città, presa in prestito dai greci con la polis, le idas, acquisite dai latini con idus, illuminavano di luce lunare le idas, paesi. Con il trigono, o meglio su trighinzo antico, si indicavano invece i 3 quartieri originari del centro abitato. Desolo, ad esempio, era diviso in 3 trighinzos. Il testo riportato nel vaso di Dueno è diviso in 3 segmenti ed è scritto da destra verso sinistra. L'alfabeto impiegato è quello latino arcaico, riconoscibile dalla scelta per il suono velare K, della lettera C, facet, non presente nell'alfabeto greco, in cui invece lo stesso suono è trascritto con il grafema K, sacros, utilizzato tra gli altri nel documento epigrafico del Cipo del Foro o lapis niger. La scrittura è di difficile lettura perché manca di segni di interpunzione ed incisa in scripto continua, ossia senza interruzione tra una parola e l'altra. Per la traduzione dell'iscrizione, come primo approccio metodologico, ho individuato e separato le parole iniziali e finali dalle altre del testo in ciascuno dei 3 segmenti. In questa fase è stato semplice tradurre le prime voci Giove Sat, Giove Saturno, Jupiter Saturnus nel latino comune. Non ho avuto problemi neppure con gli ultimi 2 lemmi del primo segmento, Virgo Siet, Vergine Vestale Sia, Virgo Sit nel latino comune. Nel secondo segmento ho isolato le parole finali, pacari vois, ripagate o ripaghereste, voi. Altrettanto semplice è stato dividere nel terzo segmento gli ultimi 2 etimi, malo stad, fatto con il mallo, con buona soddisfazione, o pomo di statore, malo satis nel latino comune. Il passo successivo è stato quello di rilevare eventuali corrispondenze di sequenze similari. Con questo metodo ho individuato l'aggettivo identificativo med, lo stesso met nel latino comune, in 3 distinte proposizioni.
In altre due ho rilevato il pronome sardo ite, cosa, qualcosa, presente in modo chiaro anche nell'apis nicer. L'avverbio di luogo che sta a indicare dove è stato realizzato l'oggetto della donazione, vale a dire il laboratorio dell'artigiano, è presente 2 volte con due, li o la, ibi, illic in latino comune. Infine si riconoscono facilmente i pronomi personali della prima persona plurale, rispettivamente quello tonico nois, noi a noi, nos nobis in latino comune, riportato nel secondo segmento, e quello atono nos, noi, ci, nos nobis in latino comune, posto nel terzo segmento, utilizzato in questo caso in modo proclitico. Opposto a nois nello stesso segmento è vois, voi, pronome sardo di seconda persona plurale, in latino comune vobis, vos. Rilevate dette forme testuali e individuato il significato generico dell'oggetto, ho potuto creare una prima intelaiatura del mosaico, a cui subito dopo ho potuto aggiungere tassello dopo tassello i restanti singoli elementi. Il sostantivo iniziale indicante il nome della divinità, Giove, Zofe, riporta a inizio di parola la I latina, che è seguita da vocale e spesso preceduta dalla consonante D, come in Deus. Nel nostro caso la consonante è stata omessa. Nonostante la sua aferesi, il nesso riproduce ugualmente il suono di Z, rappresentato oggi dal grafema Z, che i greci hanno introdotto nel loro alfabeto intorno al IV secolo a.C. La zamin con la barra dritta è stata mutata in obliqua per non confonderla con la iota, trasformando Deus in Zeus. Anche nella traduzione del latino comune all'italiano, la I è seguita da vocale, viene riconosciuta similmente a una consonante, come nell'esempio di Giove. In sardo, il giovedì di Giove diventa Zovia o Gioia. L'altra divinità legata a Giove e da questa lievemente separata nel testo da una barra diritta è Saturno, abbreviato in Sat. In sardo tale dio è chiamato Saturro, in quanto tiene in mano il turro, ossia il bastone di comando detto Tirso. Il Saturnus del latino comune viene associato a Giove, è chiamato statore, con lieve corruzione dell'originario Saturno. La parola successiva a Giove è Sat è Deivos, in latino comune divos, dei. Deivos è grammaticalmente la posizione plurale legata al sostantivi Giove e Saturno. Mi sono accorto che il testo del vaso di Dueno non conteneva i casi latini presi dal greco, perché in latino comune Giove è la declinazione dell'ablativo singolare e non concorda con deivos, che è un accusativo plurale. Inoltre Giove, Sat e deivos svolgono nella proposizione la funzione di complemento di termine, quindi sarebbero dovuti essere declinati in latino comune con il dativo Giovi, Sat, Divis. In altre parole, il vaso di Dueno è stato prodotto prima che i romani mutassero il sardo latino in lingua latino-greca comune. Per questo i casi non compaiono nella scrittura del vaso e la struttura delle proposizioni è quella del sardo, ancora in uso, con i morfemi nominali romanzi. Per comprendere meglio tale concetto consiglio la visione dei precedenti filmati sulla lingua sardo-latina. Occorre premettere che gli attori presenti nell'iscrizione sono 3. 1. La persona che si fa costruire il vaso per una promessa di voto rivolta a una sua conoscente o parente. 2. La destinataria che deve ricevere il voto richiesto. 3. L'artigiano autore dell'opera. Dunque nel primo segmento del testo in cui si chiede la realizzazione del voto, in sardo promissa, c'è scritto: il testo integrato e sezionato per essere reso comprensibile diventa Giove Saturnus, Deivos qui med mitate ne ite dendo cosmis virco siet. Riportato in sardo il testo si legge Zove Saturno divos chi me mitatende it dende cosmis virco siet. Come si evince dalla traduzione, la differenza tra il testo del vaso di Dueno e quella della traduzione in lingua sarda attuale è impercettibile, nonostante siano trascorsi più di 2500 anni. Ecco invece la traduzione in italiano. Giove Saturno divia, qui mando a dire, sto promettendo qualcosa, donando il mio oggetto, i 3 cosmi, perché lei sia vergine, vestale. Il verbo della proposizione principale è mettere, mandare a dire o promettere.
espresso in terza persona singolare, qualora il soggetto parli per l'altra persona, una sua conoscente, o in prima persona se parla per sé. Il soggetto è la persona che promette, mentre il complemento oggetto è la cosa promessa, cosmis. Il complemento di termine è costituito dagli dei, a cui l'oggetto della promessa è rivolto. Le altre due proposizioni, donando il mio oggetto e perché lì sia vestale, sono subordinate alla prima. Il pronome relativo cui, in sardo, chi, è invariabile e introduce alcuni complementi con l'ausilio di particelle pronominali, li, che, de, eccetera. Il latino comune invece avrebbe dovuto essere declinato anche nel caso d'attivo plurale, con quibus, perché è riferito ai sostantivi Giove e Saturno che svolgono funzione di complemento di termine. Il suono velare K del pronome che, in sardo chi, viene scritto in spagnolo con que e nel vaso con cui. Nel cibo del foro lo stesso pronome relativo è riportato con cui. Med, contrariamente a quanto sembra, non è un pronome di prima persona singolare, ma un aggettivo identificativo presente anche in latino comune con met, che è solitamente postposto al pronome. Esempio, ego met, io stesso. In area sarda centro-meridionale, tale voce pronunciata me e rafforza spesso il complemento di stato in luogo, espresso dalla preposizione in. Nel caso in cui non segua il nome, può svolgere funzione di pronome se il nome è omesso, come nel caso del testo di Dueno, in cui nome o pronome sono sottintesi. Subito dopo compare il verbo mittat, coniugato nel modo congiuntivo, tempo presente, terza persona singolare. Seguito dalla particella ne, mittatende, il verbo potrebbe esprimere un indicativo o un gerundio in prima persona singolare, senza mutare il senso della frase. Mittat, latino comune, è uguale al sardo odierno, il cui infinito presente, mittere, simile al latino mittere, significa mettere. Se legato a prefissi o suffissi, mittere dà luogo ad altri significati. In sardo con il prefisso pro, ossia pro mittere, recita proprio la promessa di voto. Mittat insieme alla particella enclitica ne significa anche mandare a dire, invocare. Nel nostro caso invocare gli dei per la realizzazione di un desiderio, in cambio di una promessa di voto, manifestata con la deposizione del vaso in segno di offerta. Non dobbiamo dimenticare che il vaso di duello è stato rinvenuto in un deposito votivo, in cui erano presenti altri ex voto, come ancora oggi si possono trovare in tanti santuari cristiani. Dunque, poi, con la particella pronominale ne, introduce il complemento di termine deis. Nel sardo attuale, il pronome ite è utilizzato solo se rivolto a cose. Anche nel testo del vaso di Dueno, lo stesso pronome ite traduce cosa o qualcosa. Questo pronome in sardo ha una duplice funzione. Può essere impiegato nelle frasi interrogative ite queres, cosa vuoi, o in quelle affermative apo ite narrere, ho qualcosa da dire. Nel latino comune tale pronome è stato relegato a interiezione con l'espressione agite, su via, pronunciato in latino restituto agite, come la forma sarda della variante nuorese aghite, per che cosa? Il gerundio dendo rappresenta l'azione del dare e del donare l'oggetto della promessa. In sardo il gerundio del verbo dare si esprime nella prima coniugazione a cui appartiene a seconda della località, con dende logudorese, dande nuorese, dando mesania, dendi campidanese. In questo caso il gerundio dendo, dando in italiano, è il verbo della proposizione dipendente da quella principale, costituita dal verbo mittat. Essendo un tempo presente, dendo esprime l'azione simultanea e concomitante a quella del verbo mittat. Nella lingua sarda della variante centro-meridionale esiste l'aggettivo invariabile cosa mia, che rafforza il nome che precede o assume la funzione di pronome. Nel testo in questione, cosmis sembrerebbe l'acronimo di cosa mia, ovvero sia dell'oggetto materiale del voto, riferito quindi al vaso, che rimane sottinteso. È abbastanza chiaro che cosmis sia nel testo l'oggetto del voto, riferito al cosmo, similmente al greco cosmos, che nell'antichità era visto come unione di sfere celesti, quindi di cosmis o triangolo astrale. Il sostantivo virgo possiede ancora la consonante C dell'alfabeto arcaico latino, poiché la G di Virgo del latino comune è stata introdotta da Spurius, Carvilius, Maximus, Ruga solo nel 230 a.C.,
per sopperire al gamma ellenico nelle traduzioni dal greco al latino. Nell'accezione più vasta del termine, virgo significa oltre che vergine anche vestale. La sacerdotessa che indossava la veste candida era colei che adempiva le funzioni nel tempio di Vesta, dove veniva tenuto sempre acceso il fuoco perenne, simbolo del focolare domestico. In sardo su Ircone, l'ariete con la felisi della consonante iniziale V è il grande Virgo, detto anche Cavudiano, dunque Capodiano. La divinità di Diano, Giano, custode delle porte celesti, segnava il punto d'ariete nell'equinozio di primavera 1500 anni prima di Cristo, quando annunciava con la Pasqua il momento in cui le ore di luce risorgevano su quelle del buio. Omologa del maschile Diano è la diva Diana, pronunciato Zana o Giana, divinità lunare, le cui sacerdotesse o bacanti sono dette Bajanas o Bacadias, vale a dire nubili, vergini o Virgos. Il congiuntivo del verbo essere di terza persona singolare, siet, sia in italiano, è il verbo della subordinata che dà senso a tutto il periodo. Virgo, sied, vestale sia, è infatti il motivo unico o il desiderio della promessa e quindi del voto. Il conoscente della persona destinataria del voto si invoca Giove Saturno e chiede loro che ella diventi vestale. Nel primo periodo del latino comune, gli scrittori latini Terenzio e Plauto utilizzavano la forma siet al posto della classica sit. In sardo, nella lingua parlata, la consonante T viene sonorizzata spesso in D, sied. Il secondo segmento del testo è costituito dalla frase invocativa, che oggi potremmo definire preghiera. Tale segmento sezionato diventa Asted nois zofe petoite siai pacari voisi. Sono in questo caso in opposizione i pronomi personali nois, noi, con vois, voi, più o meno come riporta l'inno a Maria concepita senza peccato, quando dice pregate per noi che ricorriamo a voi. La difficoltà maggiore nella traduzione del testo di questo segmento è costituita da asted, che potrebbe essere la contrazione del sardo asculted, ascolti, espresso sempre in terza persona singolare del congiuntivo presente, come il tempo già visto di mittat, ma con la sonorizzazione della desinenza finale T in D, come nella lingua parlata. In latino comune ascultet, l'ema allungato con il dittongo AU corrisponde perfettamente al sardo ascultet. Tale voce, in ogni caso, è resa comprensibile dal successivo pronome nois. Il pronome personale di prima persona plurale, nois, è usato sia come soggetto sia come complemento oggetto nella Sardegna centro-settentrionale, preceduto da preposizione e anche complemento di termine. In latino comune questo pronome è stato sintetizzato in nos, sia quando svolge azione di soggetto, caso nominativo, sia quando ottiene funzione di complemento oggetto, caso accusativo. Nei casi dattivo e ablativo diventa nobis. Nel nostro testo nois svolge funzione di complemento oggetto, dunque nos in latino comune. Il monosillabo eo posto immediatamente dopo nois è la sintesi da richiamo di Iove, Giove. In latino comune l'invocazione si chiama vocativo e in questo caso Giove avrebbe dovuto essere declinato con Jupiter. Anche qui è chiaro il concetto che i casi nella presente iscrizione non esistono. Il vocativo inteso come invocazione è ancora utilizzato nel sardo parlato, ma senza l'impiego del caso. Il sostantivo Jupiter è un composto formato proprio da iu, Dio, simile al nostro monosillabo io, e da Peter, che traduce padre. Segue subito dopo petoite, chiedo qualcosa, chiedo inoltre, chiedo ugualmente, il costrutto verbo complemento con il soggetto sottinteso. In questo caso il verbo chiedere è espresso in prima persona singolare ed è nuovamente il promittente a prendere la parola. Il verbo petire o pedire, in latino comune petere, è utilizzato in tutto il sardo con sonorizzazione della consonante sorda intervocalica T in D, a eccezione del nuorese, che conserva tale consonante come quella del latino comune petto. In sardo e in latino ego petto, io chiedo. Il gruppo siais o siai paccari, tradotto in sardo, diviene se pagareste, se pagarete.
In parte della lingua sarda, ais o iais si usano per la costruzione perifrastica del futuro e del condizionale. L'infinito con l'uscita della vocale i è proprio del sardo centro-meridionale ed è riportato in latino comune nell'infinito della forma passiva dei verbi. Il significato di pacari non è esattamente quello che intendiamo noi oggi quando vogliamo esprimere il concetto di pagare con moneta sonante, ma quello di ripagare, di essere grati per una richiesta di voto. Infine, voice è il pronome di seconda persona legato al verbo pacari. In antichità le consonanti B e V erano intercambiabili e si equivalevano. Nel sardo odierno la consonante V di voice al posto della B di bois è usata nelle parlate del nuorese. In latino comune voice è stato trasformato in vos per il complemento oggetto accusativo e vobis per quello di termine dativo. Da ciò si evince la chiara assenza di casi nel testo del Vaso di Dueno, poiché in questo segmento non compaiono né vos né vobis. Riepilogando, il secondo segmento è così tradotto: Asted nuis Jov, peto itte, siai paccari vois. In sardo, ascultet o ascoltate a nuis zofe, peto itte, siai spaccari vois. In italiano, ascolti o ascoltate noi Giove, chiedo qualcosa, se ripaghereste, voi, saremo grati a voi. Il terzo segmento è formato da due frasi. Nella prima proposizione è scritto che diventa due nos met fecet e mano me nom. Il vaso in questione è stato chiamato di Dueno perché si è pensato che la parte iniziale del terzo segmento riportasse il nome dell'artista che ha prodotto l'opera. Così non è, sebbene continueremo a chiamare questo oggetto con il nome fin qui acquisito, duenos o dueno. In effetti, duenos è una parola composta da due e da nos. Alla fine di ogni corrispondenza usiamo scrivere dopo la località e prima della data l'avverbio li per indicare dove ci troviamo. Questo termine è una contrazione del latino comune illic, che significa lì, là, in quel luogo. In latino comune la doppia L trascrive anche il suono cacominale di, riportato in sardo con la doppia grafema di. Nel testo l'avverbio di luogo lì è scritto due, si pronuncia due. Questo avverbio nel sardo nuorese, scritto talvolta due, significa proprio lì, là, in quel luogo, vicino a chi ascolta e vicino a chi parla. La voce successiva è nos, lui. Questo pronome personale in prima persona plurale della lingua sarda può essere proclitico o inclitico al verbo. In questo caso è proclitico alla voce verbale fecet e traduce la particella pronominale italiana ci. Nella proposizione il soggetto è l'artista che produce a chi, a noi, committente e promittente, il vaso. Pertanto nos in questa proposizione svolge la funzione sintattica di complemento di termine e il latino comune avrebbe dovuto essere declinato con il caso dativo espresso da nobis. Subito dopo nos è presente l'aggettivo identificativo med, stesso, stessi, che ho già avuto modo di commentare nel primo segmento di descrizione e che si rileva nel latino comune con met. In questo segmento l'aggettivo identificativo può essere legato al pronome nos e tradurre noi stessi, o essere legato al sostantivo sottinteso del vaso, indicare il vaso stesso, ma anche rafforzare l'avverbio di luogo due. In qualsiasi modo venga usato, il suo impiego non cambia la sostanza della frase. È importante invece il verbo fecet, fa, che determina la proposizione. Si tratta della lieve corruzione del verbo facet, il latino comune facit, con la sonorizzazione della consonante sorda finale T in D, come avviene spesso nella lingua parlata. La sillaba c'è all'interno di parola indica, nel latino restituto, il suono occlusivo velare K e non quello affricato palatale c'è del latino ecclesiastico. Pertanto facet è la terza persona singolare del presente indicativo del verbo fare, espressa nella variante sarda centro-settentrionale. La sequenza è in mano a me, posta dopo il verbo fecet, deve essere analizzata complessivamente, poiché si tratta di un detto ancora presente nella lingua sarda, l'uvato a mano mia, che traduce lo faccio come dalle mie mani. Tale modo di dire possiede un significato intrinseco di fatto secondo il mio volere. Il pronome personale aggettivo possessivo me, a me, di me, mio, con me, è di area sardo centro-meridionale.
ma impiegato anche nel settentrione, come nel caso del coronimo Meiluku, Mei-Loku. Alla fine della proposizione compare il soggetto della frase, ovvero sia l'artigiano che ha prodotto il vaso di Dueno, indicato con le proprie iniziali o con lo pseudonimo nom. In questo caso è difficile andare a individuare il nominativo in queste 3 lettere. Una cosa però è certa, non si tratta del nome Dueno. Riepilogando, due nos med feceten mano mei nom diventa in sardo due nos me facet in mano mei nom, mentre in italiano risolve lì ci fa in mano mia secondo il mio volere nom. La seconda proposizione del terzo segmento è dedicata all'artista e alla sua certificazione, che diventa due nom in e med malo statod. Qui si ripropone il due lì indicante il luogo, seguito dall'iniziale del nome dell'artista nom o del pronome personale nos. Subito dopo è posto l'avverbio di luogo in, che precede la lettera e, forse indicante l'iniziale del luogo dove è stato prodotto il vaso. A seguito compare l'aggettivo identificativo med, con lo stesso significato dei casi precedenti. In i e me significa dunque nello stesso luogo o bottega dell'artigiano. L'ultimo anello della catena, malo stad, fatto con il mallo, è la garanzia dell'opera e l'accettazione come tale da parte del committente. Ancora nel latino comune il termine malo satis facere è utilizzato dalla scrittore marziale e assume un significato augurale di buoni propositi. Infatti esso traduce con buona soddisfazione, riferita a entrambi i soggetti, venditore e acquirente. Il sostantivo malo, contrariamente a quanto sembra, non ha niente a che vedere con l'aggettivo malo, inteso come cattivo, malum. Il verbo latino comune malo, che significa preferire, desiderare qualcosa, trae la sua origine dal campidanese mallus, pattola, arnese o martello di legno, mazzu in logudorese. Pertanto mallo stato facile è stato fatto con il mallo, partendo da una iniziale firma finale dell'artigiano che indicava la creazione dell'opera con il mallo, è divenuto il messaggio augurale per il committente recante la buona riuscita del manufatto desiderato. Staddu in sardo significa anche mettere il duono nella nicchia, come si fa per un ex voto. Mallo è detto anche alla tintura ricavata dalla noce, che serviva a lucidare la ceramica, facendole assumere il caratteristico colore scuro lucido, come il buchero del vaso. Infine, malo in sardo pomo, come il melu lidone corbezzolo, che nella mitologia era la sfera celeste o divos, posta nella nicchia o staddu, da cui statod. Forse questo è il motivo per cui Saturno insieme a Giove erano chiamati statore. Nasce dunque da ciò l'augurio malo satis facere, ossia con buona soddisfazione, riportato anche in inglese con satisfaction. Riepilogando, la traduzione finale trascritta nel vaso di Dueno, così sezionata, diventa Giove sat deivos qui med mita teneite, dende cosmi virco siet. Asted noi Giove petoite siai paccari vois, due nos med fecet in mano mei nom, due nom in e med malo statod. Tradotta in sardo diventa Zove Saturno divos, chi me mittende ite, dende cosmos, si virco siete. Ascoltate a noi Zove, peto ite, siei paccari vois. Due nos me facet in mano mei nom, due nom me in me melo statore. E infine, tradotta in italiano, diventa Giove e Saturno, divi ai quali io stesso sto promettendo, donando cosmi, affinché ella sia vestale. Ascoltate noi Giove, chiedo qualcosa, ripagheremo, sareste ripagati voi, saremo grati a voi. Lì ci fa lo stesso in mano mia, secondo la mia volontà, nom. Lì nom in e stesso me lo statore, con buona soddisfazione. Come già accennato, il vaso di Dueno è da ritenersi parlante per la sua particolare forma. Il manufatto rappresenta 3 astri disposti a comporre un triangolo equilatero, la cui conformazione riprende il trigono, ossia la congiunzione che Giove e Saturno assumono nella loro orbita intorno al Sole rispetto alla Terra. Questo aspetto ci comunica che al momento della creazione del vaso i sacerdoti sapevano misurare le rotazioni degli astri nell'emisfero celeste
e calcolare le linee che i pianeti seguivano congiungendosi tra loro. Si desume quindi che l'oggetto sia un'opera artigianale di alto pregio, commissionata da un astronomo perché venisse posta come ex voto nel tempio di Giove Saturno a Roma. La datazione del vaso è stata considerata dagli esperti rilevabile intorno al 600 a.C. Il fatto che il committente abbia voluto incidere sul vaso il suo pensiero dimostra che l'utilizzo della scrittura in una cittadina come Roma, qual era allora la capitale, era tenuto in grande considerazione. La capacità di scrittura era in quel tempo relegata a poche persone. Per la sua misteriosa scrittura, il vaso di Dueno è rimasto per tanto tempo un oggetto affascinante, che ha fatto trascorrere notti insonni ai più innamorati, quasi fosse una dedica rivolta a una bella donna. Le traduzioni del testo finora pubblicate, Peruzzi, Gestad, De Muzil, Coarelli, Pennisi, Sacchi ed altri, differiscono dal testo originario in molti punti e divergono tra loro soprattutto nella sintesi del messaggio. Il motivo è dovuto ai casi del latino presi dal greco, che tutti hanno cercato invano nell'iscrizione, stravolgendo il testo. È singolare che il vaso di Dueno sia scritto in lingua sarda e ancor più con parti del discorso provenienti da luoghi diversi della Sardegna. Ciò diventa comprensibile solo se si conosce la forma di scrittura della Carta di Lugo, il codice di leggi civili e criminali emanato nel Medioevo dai sovrani del Regno di Arborea. Nella Carta di Lugo sono presenti i tratti peculiari di tutte le varianti sarde, in quanto i giudici arborensi amministrarono la parte centrale dell'isola, per cui si può affermare che il vaso di Dueno è scritto in lingua sarda comune. Saludos a tutti.